Benvenuti e bentornati su Italian Globetrotters. Oggi faremo un'intervista un po' particolare, diversa dal solito. Non parleremo di un paese in particolare, ma parleremo di un ragazzo che sta girando più paesi. Però sempre di un Italian Globetrotter si parla. Wake up, today's gonna be a good day. 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 È possibile viaggiare in modo economico? Direi di sì. Ovviamente c'è il detto da noi in Toscana che dice senza lilleri un si lallera. Nella maggior parte dei casi è così, però a volte possiamo anche fare dei viaggi, diciamo, budget friendly. Vedrete infatti che è possibile viaggiare con un budget super economico. Oggi intervisteremo Jack, un ragazzo giovanissimo di 24 anni, l'amante della natura per eccellenza, perché l'ama in tutte le sue sfaccettature, anche quando è estrema. Ci parlerà di come si vive girando l'Europa in bicicletta. Ha iniziato questo percorso bellissimo, un percorso ambizioso ma nello stesso tempo molto economico, quindi alla portata di tutti. Bisogna solo munirsi di tanta voglia di fare, tanto spirito di adattamento e poi farsi trascinare dalle bellezze che incontriamo durante il percorso. La sua storia, come vi dicevo prima, è una storia bellissima perché ha avuto dei problemi di salute anni fa quando correva a livello agonistico, poi si è dovuto fermare, poi nel tempo per fortuna è iniziato a stare meglio e nonostante magari tanti timori, paure che avrebbero portato tanti a non intraprendere questo viaggio che lui ha intrapreso, lui ha avuto tanto coraggio, non si è fatto abbattere dalle paure e i timori e nonostante tutto è partito. Quindi penso che dia un messaggio bellissimo a tutti noi che tante volte attraverso tante scuse e limiti che ci poniamo noi stessi, alla fine poi non portiamo a termine, non iniziamo nemmeno quello che sogniamo. Quindi penso che è una storia che ci può ispirare tanti a non farci limitare dalle nostre paure e affrontare le cose e la vita, che poi alla fine tutto in qualche modo si risolve. È una storia di speranza. Quindi io vi lascio all'intervista dove ovviamente vi parlerà in pratica di tutto quello che c'è da sapere per intraprendere un viaggio del genere, come vi dicevo prima, economico ed ecosostenibile, e poi ovviamente ci sarà la sua storia che è molto interessante. Vi lascio l'intervista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Jack, come stai? Ciao, tutto molto bene. Bene, bene. Da che parte di mondo sei oggi? Allora, adesso sono in Spagna e sono al confine con la Francia, mancano veramente pochi chilometri. Grande, grande. Com'è il tempo lì? Il tempo non è il massimo, stamattina c'era nebbia, ora è nuvoloso, insomma, mi fa un po' Ok. dannare, però Sì, ci credo. Poi ora, insomma, ci spiegherai tutto il tuo itinerario, da dove sei partito, tutto il tuo progetto, perché, insomma, ragazzi, il progetto di Jack è uno spettacolo, sono cose grosse, è un progetto molto importante, di grande valore e per noi è un grande piacere intervistarlo ed è un grande piacere averlo ospite qui con noi a Italian Globetrotter. grazie. Cavolo, è un piacere mio, assolutamente. Noi di solito intervistiamo anche le persone che vivono nei vari paesi per far vedere come si vive in tutto il mondo, però è già da tempo che volevamo portare anche nuovi contenuti perché ci sono tante persone che girano il mondo come te, ma che magari non vivono in un paese solo, quindi tante persone siccome vorrebbero vivere un'esperienza come fai te, ma magari tanti non sanno come fare oppure gli manca quel poco di coraggio per farlo, quindi noi siamo molto entusiasti di fare un'intervista oggi un po' diversa dal solito, perché appunto non parleremo di un paese in particolare, ma vi porteremo questa esperienza unica di Jack, che pensate sta girando, diciamo, attualmente l'Europa, ma poi non lo so se si espanderà anche di più, quindi poi vedremo, con la sua bici, e oggi insomma ci parlerà della sua esperienza e di come si vive girando l'Europa e girando per tutti i paesi in bicicletta, quindi come uno si deve organizzare, come fa, come risolve i vari problemi che ci sono. Speriamo che anche voi che ci seguite ed ascoltate la storia di Jack vogliate insomma appoggiare e se qualcuno vuole anche aiutare lo può fare. Ecco, giusto Jack? Giustissimo.
Grazie. Ora comunque ci parlerai te. Io prima di farti più domande specifiche sulla tua esperienza, siamo curiosi, noi come chi ci segue, presentati un po' e raccontaci un po' di te, la tua storia, da dove vieni e cosa facevi prima di intraprendere questo progetto, da dove è nato anche questo progetto di girare in bici. Sono quelle esperienze sicuramente anche difficili, ma che di sicuro ti ricorderai per tutta la vita. Assolutamente. Sono un ragazzo piemontese di 24 anni. La mia passione è sempre stata un po' quella sia per lo sport che per la natura. E diciamo che ora sono arrivato, dopo un po' di anni, a mettere insieme le due cose. Inizialmente era partito un po' più dallo sport, perché intorno ai 15 anni ho iniziato a fare atletica a livello agonistico. Mi piaceva, ero molto timido e introverso, quindi era il modo giusto per scaricare la mia tensione, tutto quello che avevo dentro, insomma, e che non facevo sapere agli altri. Era un periodo bello, stavo bene, ero contento perché comunque facevo qualcosa che mi piaceva. Ad un certo punto, proprio così, da un giorno all'altro, ho iniziato ad avere dei problemi fisici che subito pensavo fosse qualcosa che si risolvesse nel giro di pochi giorni e poi in realtà quei giorni si sono prolungati, sono diventati anni, quindi mi sono ritrovato dal correre praticamente quasi tutti i giorni al non riuscire più a muovermi perché poi sono arrivato proprio a questo e ovviamente un ragazzo di 15 anni, quando si vede la vita spezzata in due in questo modo, fa in fretta a cadere in depressione, come è successo a me. Ovviamente ho girato un sacco di medici, cioè ho girato un sacco per riuscire a capire che cosa potesse essere questo problema qua e nessuno capiva perché la sintomatologia riportava a un determinato tipo di diagnosi, ma poi effettivamente dagli esami usciva che non lo era. E quindi, caspita, impazzivo ancora di più perché non si riusciva a trovare un modo per poter risolvere questo problema. Fino a che un giorno sono arrivato da un reumatologo a Torino, mi dicevano è il migliore, vai da lui. Allora ho detto, "Beh, forse riusciamo a risolvere qualcosa. E lui effettivamente aveva trovato un perché a tutto questo. E mi aveva detto, guarda, si tratta di questa malattia, la spondilite anchilosante, sicuramente non è un qualcosa che si risolve, quindi dovrai conviverci e tutto quanto. In quel momento lì avevo 17 anni e mi sono visto proprio la vita che era addosso. Ci credo. Mi si è veramente fermato tutto e a quel punto mi ha mandato a fare una risonanza magnetica per avere la certezza che fosse questa malattia qua e per iniziare una cura per perlomeno alleviare i sintomi che avevo. Allora vado a fare questa risonanza magnetica, porto di nuovo a questo medico, a questo reumatologo, gli esiti della risonanza e mi dice no, non è questo. E quindi da una parte super contento, dall'altra ok, ma siamo punto a capo. E quindi ho andato a fare un sacco di cose che non mi sono servite a niente. Insomma, sono andato avanti così per anni senza avere un perché e senza risolvere il problema. Fino a che poi, dopo parecchio tempo, i sintomi si sono alleviati, ho iniziato a stare un pochino meglio, però solamente la scorsa estate mi sono ripreso, diciamo, come prima. E quindi a quel punto ho detto, caspita, devo fare qualcosa perché devo comunque riprendermi la vita che ho perso per un sacco di anni. E quindi lo scorso inverno sono partito per attraversare l'Italia a piedi dall'Alto Adige alla Calabria ed è stato un qualcosa anche lì in tenda che mi ha proprio riempito, per quanto sia stata un'esperienza tosta, perché comunque è stata un'esperienza tosta, era la mia prima esperienza vera, grande e soprattutto da solo e quindi nulla, ho deciso di ripartire quest'anno con un qualcosa di ancora più grande, questa volta con la bicicletta e nulla, questo è. Purtroppo quando succedono queste cose qua, poi all'età che avevi te, insomma, ti casca il mondo addosso, no? Quindi meno male che insomma è andato tutto bene, dai, stai dimostrando insomma anche tanto coraggio, tanta forza di volontà come reazione, no? Per reagire a questa situazione. Sta cosa che eri andato a piedi non lo sapevo. Bello, eh? Quanto ci hai messo a farlo? 3 mesi esatti praticamente. Insomma, è stata una bella esperienza e ora invece hai deciso di farla in bicicletta, di girare un po' di più. Ora sì. Le storie sono le cose più belle secondo me in un'intervista perché ti fanno capire da dove viene quella persona. Dopo la tua storia, questo tuo viaggio ha ancora più valore e quindi è ancora più bello. Quindi noi comunque ti auguriamo tutto il meglio del tuo viaggio. Ora tanto ci spiegherai anche meglio. Raccontaci un po' il tuo itinerario, insomma, da dove sei partito e che progetti hai, qual è il tuo obiettivo, cioè visitare tutta l'Europa, andare anche oltre.
Allora, sono partito dal mio paesino, da Villanova d'Asti, che è un paesino che si trova precisamente tra Asti e Torino proprio, e da lì sono sceso verso la Liguria, sono andato fino a Marsiglia, attraversando la Costa Azzurra, e poi ho fatto Corsica, Sardegna, Sicilia, sono risalito per l'Italia, attraversando tutte le regioni, e poi sono uscito fuori, arrivando prima in Austria, poi in Liechtenstein, Svizzera, sono ripassato dal mio paese e poi sono arrivato in Francia. Ho fatto Francia, Spagna, Portogallo e adesso sto facendo la parte nord sia di Spagna che di Francia. E poi da qui in poi andrò verso il nord Europa, andrò verso la Gran Bretagna, l'Irlanda e l'Islanda, farò tutti i Islanda paesi, anche. anche l'Islanda, sì, Bello. tutti i paesi del nord, la Scandinavia e poi scenderò dall'est Europa fino ad arrivare alla Grecia e risalire su in Italia. Saranno 40 paesi, un bel giretto, insomma. Un bel giretto, eh. Ti tieni i paesi freschi per l'estate, così stai al fresco. Diciamo così, sì. Grande. Sì. Anche perché insomma poi se li visiti d'inverno quei posti lì è dura, eh. Sì, E fai sì. bene, cavolo, è un bel giro, eh. Quanto ti ci è voluto per organizzare un viaggio simile? Nel senso, come ti sei organizzato con tutte le cose da portare, i documenti, gli attrezzi, i ricambi, perché comunque anche durante il viaggio la bicicletta magari si può sciupare, no? Beh, la progettazione dell'itinerario mi ha portato via un po' di tempo perché ovviamente riuscire prima di tutto a decidere il percorso da fare a grosse linee, cioè come progetto io un itinerario e quindi lì mi sono basato un po' sui posti più belli dei vari stati. In Italia mi sono basato sui borghi più belli d'Italia, ho creato il percorso in base a quello, all'estero un po' più sui luoghi più belli e quindi così ho creato questo itinerario, poi c'erano da creare le tappe ovviamente, più Eh, o meno è impossibile creare delle tappe e rispettarle perfettamente e quindi era un creare delle tappe per capire ok quanto ci potrei mettere a fare un qualcosa del genere. E poi c'è tutta la parte del che cosa mi porto, che è stata semplificata perché essendo partito lo scorso anno per un qualcosa di simile, avevo già in mente il cosa poter portare. Ovviamente qua si trattava di fare un viaggio in bicicletta, quindi eh, alcuni ricambi per la bicicletta, ci vogliono alcuni attrezzi perché non sei a piedi. Hai più spazio, non hai le cose sulle tue spalle, su uno zaino, ma ce l'hai comunque su delle borse attaccate alla bicicletta. E un'altra cosa, puoi portare qualcosa in più. Lo scorso anno sono partito senza neanche un cambio, cioè come sono partito sono arrivato 3 mesi dopo. Quest'anno ho dei ricambi, perlomeno, poca roba, però ce l'ho. insomma, anche perché visto che c'hai un po' di spazio, il minimo, insomma, qualcosa ci dovrai avere, no, di cambio. Sì. C'è qualcosa a cui non hai pensato che oggi diresti meglio se ci pensavo e lo portavo? Ma in realtà no, nulla che pensavo mi potesse servire così tanto e che ora non ho. L'unica cosa che ho recuperato, perché essendo passato di nuovo dal mio paese dopo 3 mesi circa, quello che mi mancava lo potevo recuperare. L'unica Ah, cosa che ho portato in più è stato un secondo telefono, perché un telefono è sempre un rischio. Si può mm, rompere, può non prendere, invece avere due telefoni con due compagnie differenti è importante, anche perché essendo fuori dall'Italia non ho la possibilità di avere internet illimitato come ho in Italia e eh, quindi avendo pochi giga mi servono comunque per il percorso ogni eh. giorno. C'è bisogno di un po' di internet anche per cercare quello che serve e quindi avendo due telefoni è molto più semplice, quindi questa è l'unica cosa che ho portato in più e che se fossi partito già con due telefoni sarebbe stato meglio. Eh. Però si vede che questo errore lo devo sempre rifare perché lo scorso anno ho fatto la stessa cosa, partito con uno, passato da casa, ne ho preso un altro, quindi sicuramente è una recidiva. Questo argomento che hai toccato mi interessa perché appunto ti voglio fare anche una domanda che penso sarà una delle domande che le persone che ci ascoltano vorrebbero sapere, diciamo in termini pratici, nel senso come si vive girando il mondo o l'Europa, insomma, in bicicletta? Nel senso dove dormi, come fai a trovare posti dove fermarti? Non so, per dire, i camperisti hanno un'app che gli dice tutte le piazzole di sosta, dove fermarsi, eccetera. Non so se c'è anche per te. Come ti lavi, come fai la spesa, non avendo un frigo, una cucina dove mangi. Con la connessione a internet, ecco, ce l'hai detto, però anche questa mi interessava anche a me saperlo perché appunto sicuramente ti servirà per tutte le tue tappe come navigatore, no? Allora, Mm, partiamo dalla connessione internet
Bayern, così ci colleghiamo a quello appena detto. Ci sono ovviamente zone in cui prende bene e zone in cui prende male. Qui in Spagna la connessione non l'ho trovata ottima, per esempio. In Portogallo idem. In Francia la connessione è migliore, perlomeno io mi sono trovato molto meglio. Con un solo gestore fai fatica, perché certo la posizione te la rileva in ogni caso, anche se internet manca, quindi ti arrangi. Però capita magari che io, per dire, mi porto una scorta di cibo che magari mi dura per 3-4 giorni, perché in questo momento non sono in zone realmente troppo isolate dove non trovi supermercato, quindi 3-4 giorni mi bastano, vanno bene. Anche solo poter trovare un supermercato sembra una cavolata, ma anche quella piccola cosa comunque ti serve internet, e se un gestore non ti funziona, perché capita che un gestore non prenda per un bel po', avendone due è molto più semplice e quindi risolvi un po' questo problema. Il posto in cui fermarmi lo scelgo di volta in volta, perché come dicevo io le tappe ce l'ho più o meno programmate, ma non le rispetto. È difficile che le rispetti. A volte mi capita un giorno in cui voglio fare più chilometri perché mi sento bene, il giorno dopo magari porta pioggia tutto il giorno, invece di fare 150 chilometri ne faccio 70, e quindi varia un po'. Il posto lo trovo al momento ed è anche un motivo per cui faccio più chilometri, cioè ora come ora sono 3 giorni in anticipo, perché mi capita di non trovare posti in cui piazzare la tenda, e quando non trovi un posto per piazzare la tenda devi continuare, e a volte capita di dover pedalare altri 50, 60, 70 chilometri, non perché io sia matto e dico non mi va bene niente, ma mi è capitato soprattutto nel sud della Spagna e nel sud del Portogallo che trovi per veramente tanti tanti chilometri i campi, per esempio in Andalusia sono tutti campi coltivati, magari frutteti o cose, ed è tutto recintato, e quindi tu magari per 50-60 chilometri trovi recintato per strada e dici dove mi metto? E poi un altro motivo è perché comunque il posto, a me piace stare tranquillo la notte, perché ho bisogno di fermarmi e non avere rotture da parte di nessuno, e quindi il posto cerco sempre di sceglierlo nel miglior modo possibile, quando è possibile, e quindi cerco di stare lontano dalle case, cerco di non stare in terreni privati, perché magari ti capita a volte di dover metterti in un uliveto, per dire, e va bene, generalmente nessuno ti dice niente, però hai comunque sempre il pensiero, soprattutto adesso che le giornate sono lunghe, fa buio tardi e quindi c'è la possibilità che la gente ti arrivi lì anche alle 8 di sera e tu alle 8 di sera sei già piazzato, e quindi per evitare tutto questo cerco di stare sempre in posti più isolati possibile, e però ovviamente li devi scegliere al momento, cioè arrivi lì e dici ok, questo è un posto che va bene. Quindi sei praticamente te sempre in tenda, quindi ti devi sempre montare e smontare la tenda tutti i giorni Sì, e te la sì. porti sempre dietro. Mm-mm. Questo è un punto importante, insomma, scegliere il posto dove dormire, infatti te l'ho chiesto apposta perché ci sarà, no, una logica, un qualcosa perché uno scelga quel posto lì. Un po' ce l'hai detto, appunto, che non deve essere Sì. troppo o in vista o fra le case, insomma, perché insomma è un posto anche all'estero, quindi neanche conosci poi i posti bene. Quindi Certo, certo, bisogna che tu veda volta a volta, no? assolutamente sì. E invece per quanto riguarda il mangiare, lavarsi, queste cose qui, come fai? Allora, mangiare un fornellino ad alcol, Ad praticamente ad alcol? alcol. Diciamo che faccio un vero pasto al giorno. Vabbè, faccio colazione prima di partire, poi mangio di continuo perché altrimenti non riuscirei a pedalare, però è comunque non un pasto. E poi quando mi fermo cucino col fornellino, appunto, generalmente pasta e legumi, perché essendo vegetariano mangio tanti legumi, e quindi questo è. Per lavarmi diciamo che non è un bell'argomento, nel senso che non ti lavi, ti lavi quelle poche volte che ti fermi, una volta ogni 10 giorni più o meno, magari mi fermo da qualche parte che sia Mhm. ospitato o cosa, magari come oggi, ne ho approfittato e quindi mi lavo. In ogni caso non fa caldo da poter lavare i vestiti, quindi Eh, io mi lavo, poi la roba addosso è sempre la stessa. Cioè a me va bene perché sono da solo, non do certo. non do problemi a nessuno, però è un po' così. Per le scorte di cibo, invece, non avendo il frigo, diciamo che quando sono partito, essendo pieno inverno, non avevo problemi. La temperatura era più o meno quella di un frigo, quindi compravo qualsiasi cosa. Ora non lo posso fare, cioè cose da frigo non le posso avere, quindi ho pasta secca, legumi, biscotti, comunque tutta roba che sta Mhm. fuori frigo. Poi comprerai un po' per volta, tutti i giorni compri qualcosa, bene o male.
ogni 2 giorni. Assolutamente. Sì, diciamo non tutti i giorni, a Eh. parte l'acqua quando non trovo fontane, quella sì, altrimenti il resto ogni 3-4 giorni più o meno. Ora, poi ovviamente quando andrò in zone dove non sarà così semplice trovare un supermercato, un posto in cui comprare qualcosa, sicuramente dovrò avere più scorta. Certo. D'altronde se con una bicicletta non è che potrai avere tanti Ah posti no, per no, mettere no, roba. lo spazio è poco. Però una volta che secondo me che sei partito, dopo ti prendi la tua routine, quindi ti organizzi bene, insomma, eh? Assolutamente sì. Ti sei mai sentito solo facendo questi tipi di esperienze un po' solitarie? Allora, lo scorso anno no, lo scorso Mm. anno no perché era un percorso di 3 mesi appunto ed era un qualcosa per cui vedevo la fine vicina. Sono un po' così, ho questa cosa di voler iniziare un percorso e voler vedere la fine abbastanza vicino per riuscire a godermelo. Quando è Mm. un percorso tanto lungo me lo godo meno e Mm. quindi questa volta ogni tanto la solitudine la provo. Capita, probabilmente perché sono partito fidanzato e quindi ho la ragazza a casa, Ah, ecco. probabilmente anche per quello e anche perché quest'anno sono partito da casa, mentre l'anno scorso sono partito che ero già solo. Mhm. Quest'anno sono partito da casa, con la famiglia, con gli amici e quindi vivi di più l'impatto, secondo me. E poi dipende dai momenti, ci sono momenti che ti godi pienamente perché il tempo è buono, non hai troppi pensieri e quindi ti senti meno solo. Ci sono momenti in cui senti la natura che viene un po' contro di te e dici, caspita, però un po' di compagnia mi farebbe bene. Ma ti senti un po' con la famiglia, con la fidanzata? Sì, 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 ti sono no, vicini, dai. assolutamente, però è proprio una questione di presenza fisica anche, l'aver proprio Eh. bisogno di ogni tanto di parlare con qualcuno proprio. Eh sì, eh. E te l'ho chiesto apposta proprio perché è un'esperienza di vita solitaria, quindi sei tutto il giorno da solo, no? Hai fatto qualche conoscenza durante il viaggio di persone in carne e ossa, insomma. Sì, diciamo che qualche conoscenza ovviamente l'ho fatta, però a volte risulta quasi peggio, nel senso che è una cosa bellissima che in quel momento ti fa proprio bene, Mhm. però poi doverti staccare da quella situazione è ancora peggio, perché mi capita che quando resto in tenda per tanti giorni proprio entro in connessione con la natura, quindi sto bene, sto proprio Mhm. bene, e capita invece quando mi fermo un giorno, una notte per dire a dormire da qualche parte, a poter parlare con qualcuno, la difficoltà proprio la trovo nel ripartire il giorno dopo Eh. perché hai quello stacco dalla tua routine di tutti i giorni che un po' ti fa male. Vogliamo fare un saluto alla tua famiglia, alla tua fidanzata? Assolutamente, chi mi Vai, sostiene, fagli un saluto a tutti i tuoi amici, così li salutiamo, dai. saluto veramente tutti perché sono un grande sostegno, anche se non li sento sempre, comunque so che tifano per me e quindi sì, Certo. bisogna salutarli. Anche noi tifiamo per te, poi speriamo che con questo Grazie. video tante migliaia di persone che lo vedano tifino ancora più per te e ti diano il loro supporto, perché insomma fa piacere sentire che sei Certo, sostenuto, eh. sì, sì. Speriamo che questo video vada veramente virale, così più persone ti conoscano e meglio è. E senti, Mm. a cosa hai dovuto rinunciare? Perché insomma, certe rinunce le avrai fatte, no? Per fare un tipo di viaggio del genere. Cioè, comporta dei sacrifici un tipo di vita così, anche se è per un periodo. Eh sì, sicuramente non hai i comfort che hai tutti i giorni stando a casa, questo è ovvio, però ne hai altri che a casa non avresti. Diciamo che ci sono sempre i pro e i contro in qualsiasi cosa. A casa hai tutto semplice, puoi farti una doccia, banalmente, calda. Se fai sport in pieno inverno, arrivi a casa, ti scaldi, sei asciutto. Essendo in tenda, soprattutto col tempo di quest'anno, spesso rimani bagnato o al freddo, che non è una cosa piacevolissima. Insomma, si fa, a me piace, io sono uno che ama il freddo, ama l'estremo, però non mi piace quando non è estremo. Nel Mm. senso, l'anno scorso sono partito, il secondo giorno avevo meno 16, ma nella difficoltà ero felice perché Mm. sapevo che era già abbastanza estremo. Quest'anno invece ho beccato mai temperature assurde, ma tantissima pioggia e Ecco. quindi è un qualcosa di molto stressante. Cioè non ti soddisfa pienamente, però ti devasta perché veramente ha piovuto, non lo so, su 130 giorni che sono in giro, veramente ne avrà piovuti 100, non lo so, è stato veramente un qualcosa di assurdo.
Sono questi i comfort, lo stare asciutto, questo penso la prima cosa, soprattutto il dormire asciutto. Questo sicuramente è un sacrificio che, insomma, una rinuncia, diciamo, a cui sei andato incontro, ovviamente facendo una scelta del genere. Perché sai, tante persone magari vedono, anche chi ti segue, magari vedono che giri in bici, in qua e in là, dicono, ah, che fortuna, no? Lui che gira il mondo, tanti lo dicano, però a volte non si pensa alle rinunce che uno fa, a tutto lo sforzo che c'è dietro, no? Non si percepisce perché quando te lo vivi al momento senti tutte le difficoltà che ci sono. Poi quando finisci, dopo un po' di tempo, inizi a percepire tutta la parte bella, immagazzini tutti i pensieri belli che il viaggio ti ha portato. Ma quando fai un viaggio di questo tipo, sul momento non vedi sempre solo le cose belle, cioè ti Mhm. vivi anche cose che sono meno piacevoli, Mhm. ovviamente. E sono poi le cose che dopo ti danno più soddisfazione, perché da tutte le cose negative del viaggio riesci ad avere un qualcosa di positivo. Sono Mm. quelle cose che poi ti ricordi e Eh. che ti danno un insegnamento, insomma. E quindi anche questo è importante. A volte impazzisci, però fa parte del gioco. Eh sì, certo, fa parte del gioco, hai detto bene. Un'altra domanda che tanti si faranno sicuramente è come ti organizzi la giornata, cioè come dire che fai tutto il giorno, diciamo com'è la tua giornata tipo, ecco, dalla mattina alla sera. Chi ti segue lo vede un po' dai social. Diciamo che varia in base alle stagioni. Mi sveglio generalmente senza sveglia perché quando il sole sorge, quando inizia ad esserci la luce, mi sveglio. E da lì tempo di far colazione, di smontare tutto, rimettere tutto sulla bicicletta e parto. E poi pedalo, pedalo, pedalo fino a che a un certo punto dico ok, per oggi va bene così e appunto cerco un posto dove poter piazzare la tenda, mi sistemo e una volta sistemato mi preparo da mangiare. Questo inverno, facendo buio veramente presto, la mia cena era intorno alle 2:30, 3 di pomeriggio. Mm. Ora sono ritornato ad avere finalmente degli orari un po' più normali e quindi mi posso permettere di cenare verso le 7. E quindi dipende veramente proprio dalla stagione principalmente. Quindi te non hai, diciamo, svaghi, diciamo così, cioè te una volta che hai mangiato vai a letto e pensi già al giorno dopo, o hai dei momenti un po' di relax dove magari fai qualcosa, qualche Allora, meditazione. generalmente cerco di partire il prima possibile la mattina per riuscire a fermarmi il prima possibile il pomeriggio, per godermi tutto il pomeriggio. In inverno è limitata questa cosa, ora invece se mi fermo alle 3 del pomeriggio ho tante ore da potermi godere. Se Eh. c'è una bella giornata diventa veramente piacevole. Ti fai a volte un bagno in mare, non lo so, ora beh, ancora è presto forse, però magari può capitare, no? Può capitare, sì, sì, sì. Quanto ti ci vuole per fare tutte queste operazioni di montaggio o smontaggio della tenda tutti i giorni? Un po' di tempo me lo porta via, poi ovviamente dopo un po' uno si Eh, impratichizza. La mattina devo smontare tutto, togliere tutto dalla tenda e soprattutto risistemare tutto perfettamente sulla bici, perché eh, sulla bici ho le borse, ma ho anche tenda, acqua, insomma un po' di roba attaccata con un cavo elastico e ah, quindi se metti male le cose capita a volte che ti scivoli via la bottiglia d'acqua o ti cala la tenda e quindi diventa un problema perché magari fai una discesa ed è anche pericoloso. eh E sì. quindi ti devi mettere un po' bene a sistemare sta roba e nulla. Ovviamente quando invece arrivi il pomeriggio che ti devi piazzare è un po' più rilassante nel senso che c'hai più tempo quasi sempre e ovviamente un po' di tempo va via perché comunque devi mettere la tenda ad asciugare, le cose da asciugare, c'è un po' di pratiche da fare ogni giorno. Però, insomma, ormai sono diventate talmente la normalità che Eh, non mi pesano per niente. eh sì, come tutte le cose, una volta che uno le fa tutti i giorni, poi dopo è la normalità. Sì. E che disavventure hai avuto in questo tuo viaggio fino ad ora? Perché insomma non credo che sia andato sempre tutto liscio, sia sempre stata tutta una passeggiata. Allora, grosse disavventure non ne ho avute. Mm. Capita a volte che qualcuno ti venga a rompere le scatole quando sei piazzato con la tenda. Mi è capitato un giorno in Umbria, Ah, ero sulla ciclabile pochi chilometri prima di Assisi, tra Spoleto e mhm. Assisi, e mi sono piazzato a bordo di questo noccioleto. Ho detto, vabbè, era comunque già abbastanza tardi.
da lì a poco avrebbe fatto buio e mi sono piazzato con la tenda. A un certo punto vedo che si avvicina un ragazzo, avrà avuto 30 anni, 35 massimo, quindi non è che dici un vecchietto, vecchia mentalità che si spaventa. No, un ragazzo si avvicina e mi fa un po' tutto cattivo. Ah, campeggio libero qui. Ho detto sì, ma è solo per la notte, cioè mi sono piazzato qui perché ero stanco e domani mattina alle 6:30 me ne vado. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ho detto sì, vabbè, però insomma, veramente lascia tutto pulito. Che fastidio do. Appunto, Eh, via subito. Dopo un po' si è convinto, diciamo, e quindi mi ha lasciato lì, anche perché era quasi buio e quindi se mi avesse detto vattene, non so dove sarei andato. Quindi a volte ti capitano queste cose qua, altre volte comunque gente strana che ti viene a disturbare, quindi magari non dormi bene la notte. È proprio per quello che spesso faccio più chilometri per trovare un posto tranquillo realmente. Essendo in bici vedo molti più posti possibili per potermi piazzare, quindi ho una maggior scelta e quindi mi capita meno questo tipo di imprevisti qua. Ok, ma te sei uno che non ti sei mai fatto problemi oppure avevi comunque delle paure o hai ancora delle paure che avevi magari prima di partire e quindi queste esperienze te le vivi anche se con rispetto, con attenzione, ma te le vivi tranquillamente? No, me le vivo sempre molto tranquillamente. L'unico mio timore, spesso mi dicono, mi arrivano dei messaggi con scritto come fai a scegliere un posto sapendo che lì non ci sono i cinghiali? Ho detto, è una cosa molto difficile, ma la mia paura grande, unica paura, è proprio l'avere il contatto sbagliato con l'essere umano, nel senso, cioè io voglio sempre evitare, cerco sempre di evitare queste situazioni spiacevoli, quindi di gente che ti viene a rompere, perché comunque pedalo molte ore, quando mi fermo voglio proprio rilassarmi, cioè la cosa che mi serve è proprio rilassarmi e non aver problemi. Cerco sempre di evitare un po' questa cosa perché ho un po' questo timore. Non del contatto con la gente, il contatto con la gente lo voglio, lo cerco Eh, e mi fa molto piacere. È solo che spesso si trovano persone con una mentalità probabilmente diversa e quindi non vedono le cose come le vedi tu e quindi ti vedono un po' come un problema. E mhm. allora lì diventa spiacevole. Peccato. Ma te comunque sei sempre stato ben accolto dalle persone in giro, che ti vedono anche in giro, che pedali, che vai. In bicicletta molto meglio, sei molto più accolto, la gente ti saluta molto più facilmente, dipende dai posti. Per esempio, in Portogallo mi sono trovato molto bene Mm, sotto questo punto di vista. In Francia mi sono trovato molto bene perché ti vedono molto più come una persona seria e non come uno che perde tempo. mm, In Italia sei visto come uno che perde tempo. ecco. In Italia, in molte zone, la gente ti vede non troppo bene. Mm. In bici comunque diverso, a piedi l'anno scorso l'ho vissuta molto male questa situazione, perché la gente salutavi e si girava dall'altra parte quasi spaventata e dici, caspita. Sì, dipende un po' dalle zone e da quanto in quella zona tante persone vanno in bici e quindi è visto come una cosa normale e Mhm. rispettata. Zone dove non è molto usuale andare su una bicicletta, sei meno ben accolto, insomma. Ok. Purtroppo girando si trova di tutto, no? Quindi ci sarà chi ti vede male, chi ti vede bene. Si vede anche proprio la mentalità di un paese o comunque di una zona. Certo. Sì. Ma c'è qualcuno che ti ha chiesto che fai il tuo progetto? Hai avuto modo di spiegare il tuo progetto, di quello che fai? Mi è successo tantissimo in Costa Azzurra. Veramente mi ricordo un giorno mi sono fermato su una spiaggia molto isolata e tutte le persone che c'erano mi venivano a chiedere. In quella zona mi sono trovato veramente molto bene perché erano tutti molto interessati. E dipende veramente dalle zone, però sì, capita. Capita. Fortunatamente Ok. capita. Senti, ora ti volevo fare un'altra domanda che di sicuro le persone che ci ascoltano si faranno e che mi facevo anch'io, che diciamo è un po' la domanda anche che può permettere di fare questi viaggi. Quindi, come ti mantieni e come ti finanzi per un progetto così, diciamo, importante a lungo termine?
cioè non chiaramente per volerci fare gli affari tuoi, ovviamente, quelle sono cose tue, però per far capire alle persone che anche loro, se vogliono, se hanno questa passione, se hanno questa capacità di adattarsi, di sacrificarsi, eccetera, lo possono fare. Quindi per dare anche una speranza a chi magari vorrebbe farlo, ma magari si fa tutti questi problemi mentali dicendo ma io come faccio, non ce la faccio, ci vuole tanti soldi e quindi rinunciano. Il nostro scopo è quello, ecco. Beh, io sono dell'idea che qualunque cosa si voglia realmente fare si può fare. Bravo. Non sono benestante di famiglia, sicuramente, quindi non ho un appoggio di questo tipo da parte dei genitori o della famiglia. Diciamo che io per queste due avventure ho lavorato 2 estati. Lo Ecco, scorso anno ho lavorato l'estate e sono partito per i 3 mesi. Quest'anno ho lavorato l'estate e sono in giro per un anno perché effettivamente i costi non sono alti. Dormo praticamente quasi sempre in tenda, giro in bicicletta, quindi quello non ha costi. Ovviamente solamente il mangiare. Il eh, mangiare è la cosa che incide di più, però eh. insomma, non in modo esagerato. Viaggiando in questo modo non si spende tanto. A volte trovi chi ti ospita, quindi non spendi neanche per un B&B o per un ostello. I costi non sono alti. Ho avuto 2 sponsor con cifre non alte, abbastanza basse, ma comunque li ho avuti e questo sicuramente è stato un appoggio importante. E poi il resto, tasca mia, dalle stagioni lavorate, perché ho lavorato in rifugio per Ecco. varie stagioni e sicuramente quello mi basta per poter fare un viaggio del genere di un anno. Si può fare, insomma, a meno Ecco. che uno non voglia stare in hotel tutte le notti e andare al ristorante a mangiare tutte le sere, è un qualcosa che si può fare tranquillamente. Questo messaggio che si può fare ci piace, perché comunque anche noi a volte, cioè, ci piace tanto vedere persone che fanno questi tipi di esperienza, o in bicicletta, o in moto, eccetera, eccetera. E si vedono tante volte messaggi di persone che gli dicono andate a lavorare, fate quello, ma chi vi mantiene? Però tante persone non pensano che c'è anche la parola sacrificio e c'è la parola di lavorare e mettere da parte, perché se uno pensa di spendere tutti i soldi che guadagna, non le farà mai queste cose. Se invece uno lavora e mette da parte, tante persone si mantengono così, giusto? Assolutamente, cioè io la scorsa estate sono stato 6 mesi in rifugio Eh, senza muovermi praticamente neanche un giorno da vedi, lì, non ho speso nulla e ora mi sto vivendo la vita come, come vuoi. come mi sto vivendo. Non è una Eh, cosa impossibile, però è una domanda che si fanno in molti. Cioè tantissimi mi hanno certo. fatto la domanda come fai a mantenerti durante il viaggio? Vedi, hai detto. È la prima domanda che le persone mi fanno, capito? Te l'ho detto. Perché effettivamente passa il messaggio che sia una cosa o che c'hai i soldi oppure non lo puoi fare. Non è Sì, così, sì, bravo. non è così. Tutti pensano che uno è figlio di papà, della famiglia che la mantiene, ma Esatto. non è così. Quindi, se siete disposti a lavorare, se uno vuole fare anche un progetto più lungo, non un mese, ma magari c'è gente che lavora anni perché ha un sogno e perché ha un progetto, lavora anni, non fa tante cose, non va a mangiare fuori, non viaggia, per mettere soldi da parte e poi dopo va e fa queste esperienze. Se uno si sacrifica, può farlo, eh? Quindi questo è proprio un bel messaggio che vogliamo mandare. Infatti mi immaginavo che questa era la domanda che più ti faceva la gente, ma guarda, ero Sì, sicuro. sì, proprio così. Ma qualcuno ti può aiutare in qualche modo in questo tuo progetto? C'è non so, un'associazione, qualcosa o qualcosa di tuo che qualcuno, se vuole, può aiutarti? Allora, ho aperto un account GoFundMe, Mhm. sia per potermi aiutare nel sostenere il viaggio, sia perché una parte verrà devoluta a un'associazione in beneficenza, insomma, alla fine del viaggio. Quindi volendo si trova linkato sul mio account Instagram, quindi volendo si può. L'account è BioWildlife, Ok, è il tuo account di Instagram questo? sì, il Mhm. mio account Instagram. E questo GoFundMe ha un link a qualcosa del genere che possiamo già dirlo anche ora? Ha un link che è praticamente messo sul profilo, nella Ah, bio. ok. Quindi andate su il profilo BioWildlife, giusto? Sì, Sul giusto. profilo di Jack Instagram e vedete lì come potete aiutare e come potete fare anche del bene a questo punto, perché se poi una parte va in beneficenza, quindi siamo molto
molto contenti, speriamo che in tanti possano sostenerti, eh. Allora, poi per quanto riguarda invece il discorso sanitario, quindi di solito noi lo chiediamo per un paese, com'è la sanità in quel paese, te giri un po', sei sempre itinerante, quindi per essere tranquillo in viaggio, hai un'assicurazione sanitaria, come fai? Se stai male, se hai bisogno di un ospedale, un pronto soccorso, hai un qualcosa che ti copre, a parte essendo in Europa probabilmente non hai grossi problemi. Infatti no, non ho assicurazioni, non ho nulla. Girando in Europa effettivamente qualsiasi cosa, beh, pronto soccorso, comunque è molto semplice sicuramente rispetto ad altre zone del mondo. Vado tranquillo sperando non succeda mai niente, ma se dovesse succedere qualcosa penso sia molto semplice. Sì, hai la tua testa sanitaria italiana, quindi in Europa sei tranquillo. Esatto. Poi la sicurezza, quella me l'avevi già detto, bene o male, no? Cioè, per dormire, se hai mai avuto problemi, se dormi tranquillo, queste sono cose che ci hai già detto praticamente, quando parlavi del posto da scegliere, eccetera. O hai qualcos'altro da aggiungere qui? Ma l'unica cosa è che sul dormire tranquillo, anche lì effettivamente dipende proprio dal posto che ti scegli. Se trovi un buon posto, dormi tranquillo. Se non riesci a trovare il buon posto, capita che arrivi qualcuno con la macchina o qualcosa e non dormi benissimo, rimani sempre col pensiero, Eh. però capita raramente, quindi ci sta. E senti, ora riassumendo un po', che un po' ce l'hai già detto, i pro e i contro di girare un po' in bici e di questo tipo di vita. I pro sono sicuramente che a un costo bassissimo riesci a girare un sacco di posti, perché se io dovessi andare in tutti questi stati, girare così tanto per ogni stato sarebbe veramente un costo altissimo. Facendolo in bici, Eh. praticamente, non dico che sia zero, ma come mangi a casa, mangi in giro. E poi di pro ce ne sono tanti, cioè vivi una cultura, perché restando tanti giorni in un paese, vedendo come la gente si comporta, vedendoti, ci sono tante cose che riesci a vedere tramite questo, perché girando in bicicletta percepisci molto di più questa cosa, percepisci come la gente ti saluta, da un saluto riesci a capire tante cose di un paese. E quindi un sacco di cose belle. Contro, ma realmente dei contro non ci sono. L'unica cosa che può essere contro è a volte un po' pericoloso, ma il pericolo c'è in tante cose, può esserci anche in macchina, Mhm. ci sono strade che percorri che non sono il massimo, ci sono paesi in cui la gente guida peggio Eh. rispetto ad altri e quindi a volte effettivamente un po' rischi, però di contro non ce ne sono. È un po' il tempo, quando il tempo è brutto è pesante, a volte risulta pesante perché se viaggi con 5 gradi bagnato è già fastidioso. Insomma, però sono più i pro che i contro, altrimenti non sarei qui. Appunto. E cosa ti manca di casa tua, delle tue abitudini, della tua vita normale, diciamo, che facevi prima? Ma in realtà non è che mi manchi, sto bene, alla fine non mi manca nulla se non il fatto di dormire asciutto. Questa è una cosa che manca un po' ovviamente. Spesso è umido, c'è umidità oppure piove, quindi stai al bagnato. Ora le temperature sono un po' più alte ovviamente rispetto a gennaio, quindi si sta meglio, però c'è sempre questa umidità fastidiosa che ti rompe un po' durante la notte. Però per il resto niente, sto bene. Insomma, anche perché sei uno spirito libero, no? Per fare questi tipi di viaggi e di progetti, devi essere comunque uno che sta bene all'aria aperta, che gli piace stare anche tanto da solo, perché insomma, qui si sta tanto da soli, non qualche giorno. Sì. Ora abbiamo quasi finito con le domande. Ti volevo chiedere se comunque di questa scelta che ti hai fatto sei felice, se rifaresti questo viaggio e se consiglieresti appunto di farlo anche a altre persone. Allora, sono super contento di aver preso questa scelta. È un viaggio lungo che dura quindi comunque un bel po' di tempo e come dicevo prima, io ho un po' questo limite, proprio il fatto di iniziare un qualcosa e dover vederlo alla fine in un tempo limitato perché Mm. riesco a godermelo di più. Avendo intrapreso un viaggio così lungo, vedo la fine lontana e non significa questo che non mi stia godendo questo percorso oppure che voglio che finisca il prima possibile, non è assolutamente così. Sicuramente ripartirei, lo rifarei, ma se dovessi pensare ad un prossimo viaggio, non penserei ad un viaggio così lungo, ma Mhm. penserei ad un viaggio più estremo. Mm. Sicuramente, quindi questa è l'unica cosa che se dovessi partire il prossimo anno a ripartire per un qualcosa, magari farei un qualcosa di più limitato nel tempo, ma più estremo. Eh sì,
Questa è l'unica cosa che cambierei per un futuro. Però questo viaggio sicuramente sono super contento di farlo perché mi permette di vedere proprio tanti posti e sono affascinato da vedere i posti a livello naturalistico, di conoscere la cultura, cioè le culture, le diverse culture in un continente come l'Europa che effettivamente non è enorme, però ci sono tanti stati, tanti modi sicuramente di pensare diversi e questa cosa mi affascina un sacco perché poi uno cerca di prendere sempre il meglio da ogni posto e cerca di farlo suo, quindi bella questa cosa, mi piace un sacco. Certo, sono tutte cose che ti porterai poi dentro e quando poi finirà questo viaggio ti rimarranno dentro, no? Sono cose insomma belle queste. Qual è il posto? Poi ce lo dirai meglio magari se ci risentiremo più avanti, però fino ad ora in Italia o nei posti dove sei stato, qual è il posto che ti è piaciuto di più? Di gran lunga la Corsica. Sì? La Corsica mi ha proprio affascinato, l'ho fatta all'inizio del percorso e fino ad ora non c'è stato un posto che mi sia piaciuto di più. Ho fatto l'entroterra principalmente e mi ha veramente affascinato, cioè sembra veramente di essere fermi nel tempo, una natura pazzesca, gli Bene. animali per strada, bellissimo. Bene, poi dopo, insomma, speriamo di risentirti presto, così ci dirai come va, eh. Quando pensi di finire il tuo viaggio? Hai già fatto un Dovrei calcolo? finire a metà dicembre più o meno. Ah, ok, quindi entro fine anno dovresti Sì. finire. Bene, poi insomma, se volete saperne di più sul viaggio straordinario che Jack sta facendo o se volete sostenerlo, come abbiamo detto prima, vi suggeriamo di seguirlo su Instagram, su Facebook, così potete restare aggiornati perché lui abbiamo visto che tutti i giorni, bene o male, pubblica, fa vedere dov'è, dove non è. Se volete avere poi informazioni più dettagliate potete anche contattarlo, fargli delle domande, insomma, fargli sentire il vostro supporto, la vostra vicinanza e sostenerlo, perché insomma fa piacere, no? Fa molto piacere, assolutamente. Sì, sì, sì. Poi vi Ok, ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con tutti i nostri italiani in giro per il mondo, come Jack che proprio se lo gira in sella alla sua bici. Se poi avete qualcosa da chiedere, chiedeteci pure, noi vi risponderemo. E quindi a questo punto l'intervista direi che è finita. Noi Jack ti ringraziamo veramente tanto per essere stato nostro ospite qui a Italian Globetrotters. ringrazio io voi tantissimo perché mi fa veramente tanto piacere e questa è sicuramente una gran bella cosa. Quella che stai facendo è proprio una gran bella cosa, secondo noi. Speriamo che ti seguiranno, come si diceva prima, in tanti, che questo video diventi virale, che tante persone possano sostenerti e magari si possa dare anche speranza a tante persone che gli piacerebbe fare una cosa del genere. Noi ti auguriamo il meglio per tutto il coraggio che hai avuto, ti sei buttato in un'esperienza importante, quindi ti auguriamo appunto che vada tutto bene. Vi ringrazio veramente tantissimo. Teniamoci aggiornati, ti mandiamo un abbraccione dall'Italia forte Grazie, e salutiamo il nostro Italian Globetrotter Jack. Buona fortuna per il tuo viaggio da tutti noi. Viva l'Italia, viva gli italiani che sono in viva giro per il l'Italia. mondo, che girano. Sì, sì. Ti manca l'Italia un po'? Un po' mi manca. Dai, piano L'Italia piano. manca sempre. Si L'Italia manca critica per sempre. tante cose, ma poi manca. Sì, è vero. Ciao Jack, un salutone e in Ciao. bocca al lupo al tuo viaggio. Ciao. Grazie. Wake up, today's gonna be a good day.